Salve a tutti. Quest'oggi vorrei parlare della paura dei sentimenti, la paura che noi umani abbiamo dei nostri sentimenti. È una paura che ci inculcano da bambini, ovviamente, no? Perché i nostri genitori in genere ci fanno capire che se siamo troppo emotivi non va bene. Allora, il bambino dà fastidio se piange. Quanto piange questo bambino? Naturalmente non pensano perché piange, ma quanto piange. Perché il pianto disturba. Perché disturba? Perché evoca il pianto degli altri, il pianto che sta dentro di noi. Ma questo bambino ride troppo. Perché ridete tanto? Risus abundat ora in ora stultorum. Il riso abbonda nella bocca degli stolti. Perché il riso abbonda nella bocca degli stolti? Perché se sono troppo felici c'è qualcosa che non va. Sono superficiali, il che può essere anche vero, Però non dovrebbe dar fastidio chi ride, dovrebbe generare dolore chi piange, no? Ma tutto ciò che è troppo emotivo dà fastidio. Io ricordo a 6 anni mio padre mi disse che io avevo le lacrime in tasca. Io capii che ero troppo emotiva e mi esercitai a non esserlo più. Anche perché avevo già capito che i miei sentimenti urtavano gli altri, o almeno urtavano la mia famiglia, ma urtavano anche gli altri. Io ricordo in classe quando recitavo le poesie, che all'epoca facevano imparare a memoria lunghissime poesie, la maestra mi diceva: Tupini, sei esagerata, reciti troppo. E io la dovevo ridire senza troppi sentimenti, perché i sentimenti davano fastidio. Una cosa del genere capitò a mio figlio, poi figlio maschio, che dovrebbe essere ancora più privo di sentimenti. Anche lui a scuola recitava le poesie e fu invitato a non recitarle, perché non è gradito, è fuori le regole, perché se io esprimo dei sentimenti suscito quelli degli altri e quegli altri magari non vogliono che i loro sentimenti siano tirati fuori, siano suscitati. Perché? Beh, c'è una risposta molto semplice a questo. E questo è importante, ricordatevelo, la porta dei sentimenti è una e non è due, è una. Il che vuol dire che se io apro la porta dei sentimenti, esce fuori tutto. Quindi escono fuori non solo i bei sentimenti, ma anche i sentimenti dolorosi. Ragion per cui noi inibiamo i sentimenti positivi, perché ci suscitano anche quelli negativi. I sentimenti negativi sono quelli del dolore. E quale maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria? E quale maggior dolore del ricordarsi dei dolori dell'infanzia?
perché nell'infanzia i dolori che sono stati bloccati sono quelli più forti. Un sacco di gente mi scrive e mi dice che loro ricordano tutto dell'infanzia, il che è un assunto privo di logica. Io non posso sapere se mi ricordo tutto, perché quello che non mi ricordo non me lo ricordo. Io non so di non ricordare quello che non ricordo. Imparatevelo questo, io non so di non ricordare quello che non ricordo. Cioè io non so che ho dimenticato delle cose, quindi non posso sapere se ho dimenticato delle cose. Posso rimanere in un ragionevole dubbio. Se lo nego è perché ho paura che ci siano delle cose dimenticate dentro di me. E perché ne ho paura? Ne ho paura perché quelle cose dimenticate sicuramente sono dolorose ed io già sento un dolore dentro di me, ma è una porta che non vorrei aprire. Per favore non aprite quella porta. Quindi il mondo è chiuso ai sentimenti, però gli mancano. E allora cosa fa? Si fa dei film o fa dei film in cui escono fuori dei sentimenti. Ho visto un film, ho pianto tanto, mi è piaciuto tanto. Naturalmente viene da chiedere perché ti è piaciuto tanto se ti ha fatto piangere. Ti è piaciuto perché l'ha fatto piangere. Perché dentro di noi c'è il bisogno di piangere in quanto noi lo chiudiamo sempre. E allora quel film, essendo di un altro, non riguardando noi, ci permette di poter piangere, ci consente di piangere. Questa è la cosiddetta commozione. Commuoversi piace molto agli altri, perché permette di stappare qualcosa che normalmente è tappato. È qualcosa che è tappato qua, in questo famoso passaggio tra il corpo che sente e la testa che immagina. Immagina e censura. Censura e immagina. Infatti molta gente che ha tappato i sentimenti come tutti spera di avere un grande amore, perché lì può lasciare andare i suoi sentimenti. E perché lì viene risarcito di tutto l'amore che non ha ricevuto dai genitori. Per cui se in un film vede un grande amore, ah, che bello. Un sacco di gente mi domanda, ma il grande amore esiste? Mi sembra che ne ho parlato, comunque accenno ancora. Il grande amore inteso come amore fra partner esiste, ma è molto raro. Gli antichi ne parlavano come di un amore particolare che veniva descritto come un amore fra sole e luna. Sole rappresentava il maschile, luna rappresentava il femminile. Quindi il sole rappresentava da un lato il maschio o il maschile di una persona. Ora ci sono degli uomini che ogni tanto mi scrivono
e dicono che io pregiudico il sesso maschile perché ritengo animica la donna mentre ritengo più mentale l'uomo, come se lo svalutassi. E non hanno capito, e glielo ripeto ogni tanto, che non è che nelle persone, che non è carino, però va bene così, che non è che nelle persone manchi in assoluto l'altro elemento, cioè negli uomini non è detto che manchi l'anima del tutto, no? Così come nelle donne non è detto che manchi la mente del tutto, però c'è una prevalenza e naturalmente pensano, ecco, però l'anima vale più della mente, quindi svaluta il maschile. Chi lo dice che vale di più? Cioè noi abbiamo bisogno per esistere di mente e di anima. Come si fa a dire, come se uno dicesse vale di più bere o mangiare? Valgono tutte e due, perché se uno dei due manca in assoluto moriamo di fame o di sete. Quindi sono due esseri complementari, non è una questione di valore. Poi il valore si determina singolarmente a seconda di come la persona si comporta. E diciamolo pure che gli uomini rispetto alle donne non è che si sono comportati granché bene, no? Ma questo non è dovuto solo agli uomini, è l'umanità che si evolve in questo modo un po' distruttivo, perché si mentalizza troppo, a discapito dell'anima. Questo riguarda sia uomini che donne, Perché avviene? Me lo domandano tutti, ma io non lo so. Sono sempre la solita formichina che sa poche cose. Quindi i propri sentimenti fanno paura, perché se si aprono i sentimenti si apre l'infanzia, e se si apre l'infanzia si aprono i ricordi, e se si aprono i ricordi si vedono come sono realmente stati i nostri genitori, e in genere, diciamocelo, non sono stati granché. Naturalmente qui insorgono diverse persone che dicono ma lei ce l'ha con i genitori, ma i genitori non sono tutti uguali, ma ci sono genitori positivi e genitori negativi, eccetera, eccetera. Certamente, i genitori non sono tutti uguali ed esistono anche dei bravi genitori. Tra l'altro io sono un genitore. Se dicessi che tutti sono cattivi vuol dire che sono cattiva anche io. Però è anche vero che la maggior parte dei genitori non amano i figli. Come faccio a dirlo? Semplice, guardiamo il mondo. Se i figli fossero, non dico felici, ma sereni, non farebbero le guerre, non ammazzerebbero le persone, non farebbero i genocidi, non sfrutterebbero chi lavora, perché chi lavora in genere è sfruttato, cioè chi lavora o sfrutta o è sfruttato. Naturalmente ci sono pochi che sfruttano e tanti che vengono sfruttati, perché far lavorare una persona 8 ore al giorno, e già siamo in un ambito legale, è inconcepibile. Ma perché una persona deve lavorare 8 ore al giorno? Oltretutto siamo pieni di disoccupati. Se avessimo un governo appena decente, dico appena decente, e qui non è questione di partiti, non ce n'è uno decente, ti farebbero lavorare tutti 4 ore al giorno, questi pagherebbero le tasse, per cui ritornerebbero soldi allo Stato, la gente produrrebbe, per cui farebbe produrre le fabbriche o l'artigianato, e staremo meglio. Ma questo è contrario all'idea di sfruttare, perché l'idea di sfruttare piace molto ad alcune persone, perché si sentono potenti,
si sentono potenti di fronte a un potere occulto che è sempre, sempre il potere dei genitori, ma non lo sanno. Aprire i sentimenti fa paura, perché se apro i sentimenti sento anche i miei dolori. Se sento i miei dolori rievoco il mio passato. Se rievoco il mio passato ricordo i miei genitori, che non sono stati affatto amorevoli, che anzi non mi hanno amato quando va bene, mi hanno fatto del male quando va male. E io comincio a pensare che se i miei non mi hanno amato io non valgo niente. Ecco, questo è il male del mondo. Se non sono stato amato non valgo. Ma capite che non ha logica questo pensiero? Io non posso valere a seconda di come mi accettano gli altri, perché gli altri non determinano se io valgo o meno, se io sono una brava persona o meno. Hitler è stato amato moltissimo dai tedeschi e oltre. L'umanità non ha mai decretato cose giuste, o quasi mai. Noi abbiamo fatto le guerre di religione in nome di una religione che diceva amate i vostri nemici, pensate un po'. Noi abbiamo convertito con la forza gli altri popoli, i nostri popoli e gli altri popoli, in nome di una persona che diceva amate i vostri nemici e rispettateli. Quindi non li abbiamo rispettati per niente, li abbiamo asserviti, li abbiamo costretti, li abbiamo ammazzati, li abbiamo torturati, li abbiamo messi sui roghi. Ci abbiamo impiantato la Santa Inquisizione, quindi esattamente il contrario del fondatore della religione. Il cristianesimo è stato il fallimento della figura del Cristo. Il cristianesimo è iniziato e finito con la figura del Cristo. Tirare fuori i sentimenti fa paura, perché tira fuori le nostre parti bisognose che derivano da un vuoto lasciato dai genitori. Una persona mi ha detto: ma è possibile che se io mi innamoro di un narcisista e voglio cambiarlo è perché io non sono stato amato dai genitori? Ce lo dice il buon senso. Se io sono stato amato, so cosa vuol dire essere amato e non mi sbaglio con gli altri. Se io sono stato trattato bene, mi accorgo di chi mi tratta male. Ma se io sono stato sempre trattato male, che uno mi tratti male mi sembra normale. Questa è una logica. Guardate che tutto deve seguire una logica. Stare coi piedi per terra è proprio seguire una logica terra-terra. Noi abbiamo paura dei sentimenti perché abbiamo paura di scoprire la nostra sofferenza. E allora arriva quello che dice: io non mi posso innamorare. Non mi posso innamorare perché soffro troppo, non mi posso innamorare perché mi appiccico alla persona, cioè vengo a contatto con la mia dipendenza. E quando la persona mi dice: ma è possibile che io devo essere stata trattata male se mi innamoro di un narcisista? Sì. Altrimenti non sceglierebbe un narcisista, perché in qualche modo lui ci sceglie, ma noi glielo permettiamo. Quindi lo scegliamo a nostra volta. La paura dei sentimenti fa sì che noi ci impegniamo in attività molto diverse
perché se impegniamo la mente in cose diverse, noi non sentiamo quello che abbiamo dentro. E allora ci sono quelli che lavorano tutto il giorno. Lavoro per non pensare. E badate che c'è un lato completamente diverso in questo, quando siamo, adesso lo spiego, quando siamo immersi nella natura. Allora, la natura ci consente di non pensare, così come immergerci in un'attività ci consente di non pensare. Ma c'è una differenza enorme. Quando siamo immersi in un'attività il nostro cervello lavora molto, per cui si stanca. E stancandosi ragiona peggio. Se siamo immersi nella natura, noi non ci stanchiamo. Anzi, il nostro cervello si placa ma si nutre, perché la natura è nutriente nei nostri confronti, perché nutre la nostra anima. In mezzo alla natura la mente tende a tacere, mentre tendiamo a sentire la nostra anima. Per cui la natura fa bene all'anima. Per cui la città devasta la nostra anima e alimenta la nostra mente. Non a caso nei sogni noi vediamo la città come la nostra mente e la natura come la nostra anima. Questo è il significato. Questo non vuol dire che chi sta in mezzo alla natura è saggio e chi sta in città non è più saggio. L'evoluzione è una cosa del tutto individuale. Però è vero che chi sta in mezzo alla natura è più in contatto con la propria anima. Ciò non toglie che qualcuno può aver bruciato la sua anima, anche stando in mezzo alla natura, o può averla alimentata stando in città. Questo dipende da una predisposizione innata e da un condizionamento ricevuto. Quello che siamo dipende da ciò che siamo alla nascita e ciò che ci hanno dato i nostri genitori. Non nasciamo uguali, nasciamo diversi e veniamo educati in maniera diversa. La paura dei sentimenti è dunque la paura di soffrire. Se io apro quella porta, da lì esce fuori tutto quello che la mia mente ha faticosamente represso. E se io apro i sentimenti, sento il mio dolore, ma sento pure quello degli altri, perché la porta è una, ricordatevelo, la porta è una. E se sento il dolore degli altri, come faccio a nutrirmi degli animali se sento il loro dolore? È come se io personalmente scannassi un animale. Mentre se non sento i sentimenti, io compro tranquillamente la polpetta o la fettina dal macellaio. Non è più l'animale che soffre, è una cosa. Nella nostra religione cattolica ci hanno insegnato che noi siamo speciali, siamo i prediletti di Dio, anzi, il figlio di Dio è un uomo, quindi noi siamo la razza prediletta, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, gli animali no, eppure noi siamo animali. Se lo siamo noi, lo sono anche gli altri. Abbiamo molta paura di scoprire tutto questo. Pensate che noi ultimamente, o almeno questo governo, ha approvato una legge per cui l'Italia non potrà riprodurre, non potrà clonare la carne degli animali. Altrimenti non li può carcerare, non li può torturare, non li può ammazzare. Perché se li clonasse potrebbe fare fettine, bistecche, ciò che vuole,
Innanzitutto sano, perché senza antibiotici e additivi che ci fanno malissimo, ci fanno venire il cancro, senza far soffrire gli animali, a chi piace il sapore della carne. A me fa orrore, ma a qualcuno piace, a molti piace. Quindi giustamente potrebbero togliersi lo sfizio mangiando una carne clonata, cioè senza la sofferenza dell'animale. Ma abbiamo fatto una legge che ha votato contro, perché ci piace tanto far soffrire gli animali, perché levarci questa soddisfazione. Questo è perché abbiamo chiuso i sentimenti, e se non sentiamo i sentimenti nostri, non sentiamo quelli degli altri. È la stessa cosa, per cui non ci mettiamo nei panni degli altri, non comprendiamo gli altri, ma non comprendiamo nemmeno noi stessi. Tanto è vero che possiamo fare soldi, acquisire potere, ma rimaniamo eternamente infelici. Perché se non apriamo questo chakra qui, non abbiamo concluso niente, non abbiamo capito niente, non abbiamo sentito niente, perché non lasciamo uscire la nostra anima. E senza anima noi siamo infelici. Credo che ci sia una reincarnazione diversa a seconda del vissuto che abbiamo. Credo che dipenda molto dalla nostra consapevolezza, che ci può permettere di andare in mondi migliori, ovvero in dimensioni migliori o peggiori, a seconda della nostra consapevolezza, se è andata avanti o è andata indietro. Se abbiamo tappato la nostra anima, andiamo indietro. Se abbiamo sentito di più i nostri sentimenti, andiamo avanti. Andiamo in un mondo migliore. Noi abbiamo paura dei sentimenti perché abbiamo paura della realtà. Se noi sentiamo i nostri sentimenti, noi ci accorgiamo della realtà che ci circonda, ovvero dell'ambiente in cui viviamo. Mentre quando tappiamo i sentimenti, noi viviamo con un io circondato da un cerchio che non va al di là del cerchio. Perché quello che sta al di là del cerchio non è una cosa reale, ma un film. Viviamo il mondo esterno come un film, per cui gli altri sono delle cose, dei personaggi, ma è tutto un film, non è legato alle nostre emozioni. Il momento in cui sentiamo i nostri sentimenti, cade questo cerchio e noi sentiamo il mondo. Questa è la ragione per cui sulla terra non si può essere felici, scordatevelo. Anche se si è conquistata una certa saggezza e si sono demoliti i timori, le paure, le sofferenze dell'infanzia, resta la sofferenza del mondo, non la possiamo guardare e fregarci, altrimenti vuol dire che non sentiamo nulla. E la porta dei sentimenti è una. Se sentiamo noi stessi, sentiamo anche gli altri. Se vediamo noi stessi, vediamo anche il mondo. Se vediamo noi stessi, vediamo i nostri genitori. Se vediamo i nostri genitori, vediamo gli altri genitori. Se vediamo i nostri genitori, vediamo Dio come è realmente o come ce l'hanno raffigurato. Altrimenti non vediamo nulla, è tutto immaginato. L'immaginazione è una bella cosa quando sappiamo che si tratta di un'immaginazione, quando la confondiamo con la realtà sono dolori. La paura dei sentimenti ce la inculcano fin da bambini, perché i nostri genitori hanno paura dei loro sentimenti, per cui quando vedono i nostri sentimenti ce li attappano. Siamo esagerati.
Ci lamentiamo troppo, parliamo troppo, sentiamo troppo, ci emozioniamo troppo. Dobbiamo anestetizzarci. Il grande insegnamento, anche religioso, è quello dell'anestesia. Che fanno i nostri santi? Vanno in estasi e provano più nulla. Stanno fermi così, in catalessi. Catalessi si tratta. E in Oriente idem, il distacco. E viva il grande distacco che è la grande sapienza. Invece della grande partecipazione animica, quindi coi sentimenti, predichiamo il grande distacco dai sentimenti. Non ci importa più niente. Abbiamo compassione di tutti, ma non ci frega più niente di nessuno. Sono tutti uguali. Noi ci fanno compassione perché noi stiamo al di sopra, quindi vi compatisco. Una persona che abbia un minimo di realizzazione, sempre quanta ne può avere una formica, non dice vi compatisco, dice vi sento, che è diverso. Un saluto a tutti.